Salve a tutti, in questo video andremo a vedere le carte di Yu-Gi-Oh! Che hanno fatto la nostra infanzia. Carte che per un motivo o per un altro sono passate alla storia, rimanendo nella nostra anima. Andremo a vedere carte competitive e non competitive. L'unica regola che vale è questa: devono essere carte rimaste nel cuore. Quindi se sei un nostalgico o uno dei nostri campioni over, non importa, quello che stai per vedere è lo Yu-Gi-Oh! Che tutti noi abbiamo sempre amato. Allora io voglio iniziare con le cosiddette carte dolciose. Tutte quelle carte che ci hanno sempre colpito non per la loro potenza, ma perché erano tenere, quelle carte che abbiamo regalato alla nostra ragazza o ai nostri nipoti. Dolce Gran Turco è una delle carte a tema cibo più tenere del gioco, pensato come generatore di tributi o materiale per Retelink o Xiz in sinergie plant molto casual. Il nome giapponese è un gioco di parole su Morokoshi, mais, ma non ha mai avuto nessun impatto competitivo come ad esempio Long Fire Blossom, ma è una di quelle carte che metti nel binder con un sorriso. Il pignetto anche ha un gioco di parole nel nome, combina nella denominazione giapponese Matsu, pino, con Korobokuri, una creatura fatata del folklore Ainu, ed effettivamente sembra una piccola pigna con gli occhi. Questa carta forma un duo inscindibile con Ghiandino. Ghiandino manda Pignetto cimitero per evocare se stesso, e Pignetto si autorivive dal cimitero, quindi tu ti ritrovi due mostri sul campo senza utilizzare l'evocazione normale. Se volevi fare degli Xiz di rango 1 oppure dei Link oppure giocavi dei deck pianta casuali, ti potevano dare quel vantaggio di campo in più. Anche lui non ha mai visto gioco competitivo, ma il design di questa coppia pigna e ghianda è pura tenerezza. Questa è la più forte tra loro, un mostro di livello 4 con 2000 di difesa che era presente fin dal primissimo set leggenda del Drago Bianco Occhi Blu nel 2002. Quello con cui anche noi abbiamo rigiocato. Se ti interessa quel video te lo lascio nelle schede perché è molto figo. Perché è forte? Perché con 2000 di difesa e non servivano tributi era una delle migliori mura difensive disponibili nel gioco originale, insieme a un'altra carta che vedremo dopo. La cosa bella è che è stata ristampata in un numero impressionante di starter deck come quello di Joy, Alba degli Xiz, Sinfonia Xiz, sempre come mostro difensivo. Anche lei non ha mai visto gioco competitivo vero, ma per chi di voi ha iniziato a giocare nei primi anni 2000, metterla in difesa sperando che l'avversario non avesse nulla sopra 2000 di attacco era una strategia di sopravvivenza quotidiana. Bene, abbiamo visto le carte pucciose, adesso passiamo a quelle, come si dice, che fanno paura. È un mistero che le prime stampe di Yu-Gi-Oh! Erano fottutamente inquietanti. Il fantasma dei sogni scomparsi è uscito da una delle espansioni più paurose della storia, cioè Labirinto dell'Incubo. Il nome giapponese significa letteralmente spettro del demone dei sogni, un riferimento diretto alla figura dell'incubo nella mitologia. Nell'anime era utilizzato da Yamibakura. Non ha mai avuto alcun uso competitivo, ma è una di quelle carte che quando la trovavi in un pacchetto da ragazzino ti faceva venire i brividi solo guardando l'artwork. Chakra è uno dei mostri rituali più antichi e misteriosi di Yu-Gi-Oh! Ed ha una storia unica. È esistita per anni esclusivamente solo nei videogiochi, prima di ricevere una stampa fisica nel 2013. Il nome viene dal concetto del chakra nella tradizione induista e buddista. Essendo un demone di oscurità, rappresenta un'energia spirituale corrotta e malvagia. Non ha alcun effetto e questo lo rende obsoleto dal punto di vista competitivo. Snowman Eater sembra la carta più innocua tra tutte, ma è quella competitivamente più potente, dato che potevi girarla in combo con Tsukuyomi, la scoprivi e distruggevi a ripetizione mostri dell'avversario. Continuando con i mostri cattivi, annientatore di memoria, molto debole dal punto di vista competitivo, è estremamente versatile in certe situazioni come per esempio contro i deck eroe elementale. Poi abbiamo Galeo Grugno, uno di quei mostri usciti quando stavano spingendo ancora i gemelli. Contiene nel nome un piccolo scherzetto da parte dei localizzatori, dato che il nome è un portmanteau da Galea e Grugno. Gli dà un'identità completamente mostruosa. L'effetto Gemini era molto potente per l'epoca, perché una volta evocato normalmente, una seconda volta poteva evocare specialmente uno zombie dalla mano o dal cimitero di entrambi i giocatori ogni turno. Quindi ha visto gioco nei deck zombie tra il 2007 e il 2009, ma è stato rapidamente superato da supporto zombie più efficace come Mezuki oppure Zombie Master. Quasar dell'avidità, oltre ad essere il mostro più pauroso, è il più forte tra questi tre, grazie a un effetto assolutamente unico.
Attacco e difesa originale è pari al suo livello per 300, quindi parte da 2100 e 2100 di difesa, ma ogni volta che distrugge un mostro in battaglia il suo livello aumenta del livello dei mostri che distrugge in battaglia. Quindi che anche il nome è perfetto, un quasar è un oggetto astronomico che divora materia crescendo senza limiti, esattamente come questa carta. Secondo i ruling ufficiali giapponesi poi il suo livello può superare 12 senza limiti, ed è un dettaglio rarissimo nel gioco. Il problema è che è un livello 7 che richiede 2 tributi. Non ha protezione e basta semplicemente un dispositivo di salvataggio obbligatorio per resettare tutto. Quindi la carta è da casual, ma il design è assolutamente geniale. Bene, cominciamo a passare ai mostri cosiddetti leggendari. Vi dico subito che questa carta ho paura che sia falsa, però aveva questa olografia che è anche migliore di quelle originali, quindi non possiamo che partire da lui, dato che è il fedele guerriero elfo di Yugi. Ed è presente dal volume 1 giapponese, è del 1999. Vi interesserà sapere che il nome giapponese era Spadaccino Elfo e Yugi, nell'episodio 2 del nostro anime, doppiato in inglese, lo chiama per errore proprio col suo nome giapponese. Ma il momento più iconico in assoluto è il duello contro Kaiba a Duelist Kingdom, quando il guardiano celtico attacca il drago bianco occhi blu finale, è indebolito e Kaiba si piazza sul bordo del castello minacciando di cadere nel caso avesse perso, e quindi Yugi ferma l'attacco in una delle scene più memorabili di tutto l'anime. Ora, con 1400 di attacco questo mostro non è stato competitivo neanche al lancio, ma ha generato versioni potenziate importanti, ad esempio guardiano celtico delle nobili armi, ed è stato ristampato decine di volte e adesso ha un puro valore affettivo, cosa diversa dal soldato di pietra, anche lui presente fin dal primissimo set volume 1 in Giappone. La leggenda di questa carta è sempre stato questo numeretto, perché nel 2002 pochissimi mostri potevano sfondarlo senza aiuto, quindi ti permetteva di sopravvivere. Dettaglio che quasi nessuno nota: le spade sono 2, ne ha una qui e ne ha un'altra qui leggermente nascosta sotto il braccio destro, e infatti le fodere sono anche 2. Yugi lo utilizza chiaramente in momenti storici dell'anime, come quando fa spaccare la luna contro Mako Tsunami e addirittura contro Kaiba, quando lo mette come difesa contro il drago bianco finale. È una carta che per molti di noi è stato il primo concetto di difesa impenetrabile. E poi c'è il simbolo di Joy Wheeler, lo stregone del tempo. La storia che c'è dietro questa carta è assolutamente incredibile, perché è una carta che regala Yugi a Joy dicendogli che gli sarebbe stato utile in situazioni difficili, e poi è diventato il simbolo di Wheeler, andando ad incarnare il suo stile di gioco un po' temerario e spericolato. L'effetto d'altronde lo va a rappresentare in pieno: lanciamo una moneta e scegliamo testa o croce, se esce testa distruggiamo tutti i mostri dell'avversario, se esce croce distruggiamo i nostri e riceviamo un danno pari alla metà dei loro attacchi. Vi interesserà sapere che inizialmente nel manga e nel videogioco Bandai questa era una carta magia, e poi la Konami lo ha tramutato in un mostro. Al giorno d'oggi esiste anche una versione riaddestrata fusione chiamata Stregone del Tempo del Domani, sempre basato su un effetto di lancio della moneta ma più potente. Adesso passiamo alle carte magia storiche, e che perlomeno sono per me, passiamo alle carte magia più storiche, o che perlomeno sono più storiche per me. Il ritorno del Signore dei Draghi, come ricorderanno molti di voi che seguono il canale dall'inizio, era una delle carte più forti del mazzo Drago Bianco, che è il primo che abbiamo portato sul canale. Ci ho vinto innumerevoli tornei con lei. Poi Corrente Cadente, uscita nel 2012 ed è utilizzata nell'anime di Zack Salda Shark. Serviva esclusivamente per manipolare i livelli in vista di evocazioni Xiz, abbassando un mostro alto per farlo combaciare con un alto. Non ha mai avuto un impatto competitivo, cioè carte come Star Blast oppure Galaxy Queen's Light facevano lo stesso lavoro meglio, ma ha un artwork veramente incredibile, ragazzi, permettetemelo, una delle carte magie più belle. Poi una delle carte più potenti di Yu-Gi-Oh!, una delle più spietate mai stampate, che è uscita nel primissimo starter di Yugi nel 2002. Il concetto è semplice e brutale: quando un mostro finisce al cimitero peschi un mostro con 1500 o meno direttamente dal deck e lo evochi specialmente. Non so se mi spiego, una ricerca dal deck gratuita in un'epoca dove questo era devastante. Infatti già nel formato GOT questa era ad 1 ed è una tech potentissima. Pensiamo semplicemente alla combo con Sangan e Metamorfosi per evocare il limite dei 1000 occhi dal nulla e capiamo perché è stata bandita nel TCG già a ottobre 2005 e non è mai più tornata. Piccola chicca: il nome in giapponese significa testamento, cioè quando il mostro muore sul terreno lascia in eredità un successore.
Arriviamo alle carte trappola. Queste sono alcune tra le mie preferite. Fantasmi dal passato è la classica tech che metti nel mazzo spicy e che in certe situazioni è simpatica, anche se ha zero impatto competitivo, ma l'artwork è uno dei più belli della storia. A livello emotivo è collegata alle nostre vite più di quanto ci possiamo pensare. Rispetto del gioco, una carta che in OCG è uscita addirittura nel 2000, in Curse of Anubis, con un effetto che sembra innocuo ma ha delle interazioni devastanti. Praticamente ti fa giocare a carte scoperte nel tuo turno e il nome giapponese significa lealmente e onestamente, ed è ironico perché usarla crea un vantaggio informativo oppressivo. Questa è una delle carte antiche che al giorno d'oggi sono devastanti, incredibili, perché va a giocare con una regola killer del gioco, e cioè che le carte rivelate di cui l'avversario ha informazione non possono essere rivelate ancora. Quindi pensiamo a tutte quelle meccaniche come i pericolo, i Koakimeiru, ma soprattutto gli sgominanima che oggi sono meta. Questa carta non è mai stata in nessuna banlist, ma come tech di side deck contro dei meta specifici è un'arma segreta sottovalutatissima che nessuno ha praticamente mai visto. Poi, Piegare il destino, uscita nel 2009 come supporto delle Fortune Lady di Yu-Gi-Oh! 5Ds. Ha un effetto bello potente sulla carta, ma è troppo lento e troppo situazionale, e può essere soprattutto utilizzato solamente dalle Fortune Lady, deck che in TCG non è mai stato meta, ma ha visto il suo momento di gloria all'interno di Duel Links, e l'artwork è veramente molto bello. Carte più forti e leggendarie che a me personalmente hanno fatto vincere di tutto. Zona di non aggressione. Ora non so se ero bravo io a utilizzarla o se giocavo contro degli ecosistema meta specifici. Sì, lo so che è lentissima, lo so che deve essere prima settata, poi si deve scoprire, ti fa scartare una carta e vale il turno successivo a quello dell'attivazione. Ma in certe situazioni, come a mano libera oppure in combo con Cyber Jar, faceva una cosa assurda, perché se pensavi che l'avversario stesse con Cyber Jar a coperta e attivavi questa carta e lui effettivamente scopriva la Jar sotto non aggression area, i mostri che avrebbe dovuto evocare specialmente venivano distrutti. Ovviamente è legale nel formato GOT, ma non ha mai visto uso competitivo non puntuale in nessun formato. Punizione dello scavatombe, uscita sempre nel formato quello pauroso del 2003, aveva un effetto burn lentissimo. Ora anche questa era una carta molto lenta, ma io la giocavo in combo con le carte DD come Warrior Lady, Dimensional Fisher, Macrocosmo, e dal momento che le nostre partite erano sempre molto lunghe qualche volta mi serviva, ma mai quanto il pulsante di autodistruzione, la carta più odiata non dai giocatori ma dagli arbitri della storia di Yu-Gi-Oh! Perché è l'unica carta che può solo forzare i pareggi e non può farti vincere, ed è qui che sta il problema. I giocatori la utilizzavano per vincere il game 1 con un deck veloce, poi al game 2 e 3 forzavano pareggi con questa carta fino allo scadere del timer, vincendo il match 1-0-2. C'è la combo strafamosa con Muro della Luce Rivelatrice, paghi 7000 all'inizio e hai subito la condizione di attivazione soddisfatta. Quindi è stata bandita non perché era forte, ma perché era utilizzata esclusivamente per fare griefing e trollare gli avversari nei tornei, ed è un caso unico nella storia delle banlist di qualsiasi gioco. E se ti è capitato di subirla a un torneo locale, sai esattamente quello di cui sto parlando. E infine, due carte trappola uniche, oserei dire da collezione, perché sono stampe giapponesi addirittura censurate: la vacuità della vanità e il salvataggio drammatico. Due episodi di censura speculari ma estremamente interessanti. Questa perché è uno dei casi di violenza più pura e grezza all'interno di Yu-Gi-Oh! Anche la colorazione non è messa a caso. Questa perché rappresenta un caso di censura molto più strisciante, molto più inconscio se ci pensiamo, ma parimenti affascinante. Questa è una delle carte più forti della storia di Yu-Gi-Oh! Questa non ha mai visto gioco competitivo, soprattutto se consideriamo che è solo per l'archetipo Amazzoni. E adesso, prima di arrivare ai mostri leggendari, una piccola rappresentanza per il mostro Mago Nero, una delle icone di questo gioco. Queste sono mie versioni da battaglia, chiaramente non da collezione, quelle sono nel binder e da tanti anni, ma credetemi se vi dico che sono dannatamente fighe. Il Mago Nero insieme al Drago Bianco Occhi Blu è uno dei mostri più disegnati e più stampati, ed è assolutamente un must da avere nella collezione, sia che voi siate dei casual, sia che voi siate solo perché conoscete Yu-Gi-Oh! Dovete avere questa carta.
Ovviamente voi potreste dirmi: Anto, ok, bellissimo tutto, ma dove posso comprare queste carte? Tu parli facile, non parlo facile perché ho esattamente la soluzione che fa per voi e che mi permette di presentare anche lo sponsor di questo video. Il sito che io utilizzo e che vi consiglio è Card Trader Zero, ma attenzione, non è il classico sito di compravendita carte. Intanto puoi comprare tutti i tipi di prodotti e non solo per Yu-Gi-Oh! C'è anche Magic, c'è anche Pokémon, fino ad arrivare a tutti i giochi di carte collezionabili. Ma poi la magia è questa: ammettiamo di voler comprare delle carte di Yu-Gi-Oh! Facciamo un esempio: io con questo video ti ho fatto venire voglia di comprare ad esempio l'emissario della fine, ad esempio, guardate, ti dà tutte le varie edizioni, eccetera eccetera eccetera. Ok, poniamo caso che vogliamo prendere questo. Normalmente tu sui vari siti dovresti andare, c'è solo questo simbolo, no? Il simbolo del carrello, anche le varie versioni nuove, riaddestrate. Questa peraltro sembra proprio la carta che abbiamo visto. Ok, normalmente noi lo prendiamo, facciamo alcuni esempi, ok? Sui vari siti tu, oltre al pagamento degli oggetti, che è comunque tanto quando parliamo di carte di alto livello, sei tenuto anche al pagamento della spedizione. In questo caso, cazzo, ci va ad aggiungere ben 20 euro. E se fosse possibile non pagare la spedizione? Tutto questo vale per 3 carte, Immaginate se le carte fossero 30, immaginate se le carte fossero 300. La spedizione ti va a pesare in maniera importante. Bene, adesso ti faccio vedere il cheat code di questo sito. Riprendiamo le stesse carte, anzi, prendiamone altre. Pensiamo all'emissario dell'inizio, ad esempio. Guardate che bellezza, mamma mia, roba veramente assurda. Ok, Card Trader è munito di questo servizio chiamato Card Trader Zero. Come funziona? Io seleziono questa carta, mettiamo che voglio comprare Yatagarasu, lo stesso di cui parlavamo prima. Lo mettiamo sempre. Adesso sto utilizzando il pulsante 0, che sarebbe il servizio Card Trader 0. Poniamo caso che voglio comprare Sangan, per esempio, lo voglio comprare Ultra. Poniamo caso. Guarda quello che sto facendo. Io sto premendo sempre su questo pulsantino arancione che sarebbe Card Trader 0. Poniamo caso che voglio comprare Scapegoat, lo voglio comprare Bello Secret. Oppure no, ma io ancora Quarter Century Rare. Guardate che bella questa straordinaria, costa anche poco, mannaggia a lui. Ok, andiamo a vedere il nostro carrello, andiamo a vedere che cosa è successo. Io pago solo 100 euro, non 122 euro come prima. Questo perché? Perché non pago le spedizioni. Con il servizio Card Trader Zero tu non paghi le spedizioni, compri da diversi venditori. Ovviamente vai a comprare, se sei furbo, dai venditori che ti fanno le carte al prezzo minore. E poi Card Trader non ti fa pagare il trasporto. Perché? Perché con la modalità Card Trader 0 tutti i venditori da cui compri mandano le carte a Card Trader e poi ci pensa lui a farti la spedizione e a fartela arrivare. Ed è tutto spiegato sulla pagina di Card Trader. E non solo, oltre a lasciarvi il link del sito sotto in descrizione in modo che potete raggiungerlo facilmente, vi ho anche fatto preparare un codice sconto che dovete inserire qui. Il codice sconto è valido sul vostro primo ordine e solo sul servizio Card Trader 0. Sarei stato stupido a farvelo attivare sul servizio che vi fa pagare i trasporti, perché vi avrebbe fatto pagare di più, ed è valido su un massimale di massimo 100 euro di sconto. Quindi voi non solo avete lo sconto del trasporto che non pagate con Card Trader 0, ma potete anche avere un ulteriore sconto del 5% su tutto il vostro ordinato, grazie alla Asso Corporation. Non ringraziateci, ringraziamo piuttosto Card Trader che ha sponsorizzato questo video. E adesso torniamo al nostro video. Bene, ci avviciniamo al podio. Questi sono i 3 mostri più rappresentativi per me. C'era un quarto, ma lo vedremo dopo. E questo per un motivo ben preciso, che riguardano le mie storie personali, ma che sono sicuro toccano anche molti di voi. Anche perché le nostre storie, soprattutto di giocatori di Yu-Gi-Oh!, sono molto simili, soprattutto quelle infantili. Allora, questa è la prima carta che mi andarono a scambiare a scuola. È anche il motivo per cui molte di queste carte le vedete come usate per grattugiare il pane, perché parliamo di carte con oltre 20 anni. All'epoca mi sembrava tutta la potenza del mondo e infatti per evocarlo sul terreno ci volevano tantissimi turni e chi riusciva a scuola a piazzarlo su quel cazzo di banco della mensa
calamitava improvvisamente tutta la classe a guardare quella partita. Drago Yamata è il primo mostro che ho comprato da adulto. È interessante anche la storia che c'è dietro l'artwork, perché è ispirato al leggendario Yamata no Orochi, il serpente a 8 teste della mitologia shintoista. Il primo mostro spirito di tipo drago mai stampato e il primo spirito di livello 7, e detiene ancora la difesa più alta tra tutti gli spirito con quei 3100 punti. L'effetto di questa carta è da capogiro, è uno degli effetti più forti del mondo. Quando infligge danno peschi fino ad avere 5 carte in mano, evocato come ultima sponda quando hai la mano scarica, è qualcosa di incredibile. Ma adesso arriva la fregatura, perché essendo un mostro spirito torna in mano e ogni volta per metterlo sul terreno devi tributare 2 mostri. E è realisticamente una carta troppo lenta per qualsiasi formato competitivo. Però questo draw power engine, se parte, è proprio devastante. E infine abbiamo Guilford, la leggenda, che fa parte, tenetevi forte, del primo structure deck che mai mi venne regalato. Era marzo del 2006, esattamente 20 anni fa. Evocato normalmente, e sottolineo normalmente perché non può essere evocato specialmente, equipaggiare dal cimitero quante più carte magia e equipaggiamento possibili. E la combo più famosa era con Benkei, no? Lo riempivi di equipaggiamenti tramite Guilford e Benkei, attaccava ogni volta per ogni carta equipaggiamento, cioè un potenziale OTK dal nulla. Nell'anime di GX peraltro lo utilizza Reginald Von Howell terzo, equipaggiandosi Javel Sword, addirittura Diving Sword, Phoenix Blade e Great Sword in un singolo turno, cioè roba altro che show. Il problema competitivo però è ovvio, richiede 2 tributi e non può essere evocato specialmente. 2600 di attacco per un livello 8 è imbarazzante, anche se quel momento in cui l'effetto si risolve e piazzi 4 equipaggiamento in un colpo è pura soddisfazione. E infine, signore e signori, la carta a cui sono più legato, a cui praticamente tu che mi stai guardando sei più legato, a cui tutto il mondo è più legato. Ecco a voi, Drago Imperatore del Caos, emissario della fine. Andiamolo a vedere meglio, non mi interessa che è un po' rovinato nel nome, considerando tutte le battaglie che ha visto. Sta messo anche bene, posso assicurarvelo, è finito anche in mezzo a qualche rissa, infatti anche leggermente rovinato. Qui ovviamente abbiamo anche la versione da collezione, molto meglio sicuramente a livello non artistico ma di qualità della carta. Ora, la storia non la racconto perché la Yata-Lock, la tossicità che creava questa carta, la conoscono tutti. Dico solamente che è grazie a questa signorina che all'interno di Yu-Gi-Oh! Abbiamo il concetto di carta bandita. Se non fosse esistita lei, adesso forse stavamo giocando ancora con tutte le carte libere. Quindi per Konami questo è stata una macchina da soldi, che è quello che ha insegnato questa specie di ciclo di rotazione, tra virgolette, delle carte. Tutti noi, nei loro sogni più reconditi e vivaci, qualche volta si sono bagnati pensando ad avere questo mostro in mano. E oggi, fortunatamente, è il nostro turno di averlo.